Ciao Ale, sono Stefano e non bevo da 12 mesi. Ah no? Chitarristi, bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e oggi abbiamo il 9° episodio del Diamoci un tono. Commento tutti i vostri suoni metal. Però, visto che il metal è il mio genere super preferito dalla vita, stavolta suono prima io e quindi vi subite tutti i miei suonati, bellissimi. E se vi piaceranno, vi chiedo gentilmente, forse se volete, potreste anche lasciare like a questo video e iscrivervi al canale con la campanella, così non vi perdete niente. Spoiler, per il suono metal con la 6 corde ho utilizzato questa LTD EC1000 equipaggiata con pick-up IMG attivi. Me l'hanno mandata i ragazzi di Musical Store 2005 e io in questi giorni mi ci sto divertendo troppo. La prima ritmica che ho pensato è stata quella dei Metallica, per forza. Per me la chitarra ritmica metal è James Hetfield. Sono stati la band che nel metal mi ha dato di più, che più volte ho visto live e a cui sono forse più affezionato, anche se ultimamente magari ascolto anche altre cose. Vi avverto, questa chitarra su questi suoni spacca. Ovviamente quando si suona metal la ritmica va benissimo, ma ci sono anche gli assoli. Per questo motivo ho scelto un assolo di un chitarrista a cui voglio troppo bene. Di una band che con i Metallica, tra l'altro, c'entra anche un bel po' per svariate questioni, ma non siamo qui per parlare di quello. Il chitarrista è il signor Marty Friedman, il nome del solo, vabbè, ditemelo voi nei commenti. Poi, suoni metal e non vuoi suonare una settima corda ogni tanto? Con questa chitarra ho suonato un riff della mia band, gli Endgame. Come sempre, se siete curiosi di ascoltare la mia band, vi lascio il link qui sotto in descrizione che vi porta dritti a Spotify. Il male della musica. Boomer! Bene, ora siamo arrivati al punto in cui tocca a voi. Quindi, mentre mi fate sapere nei commenti cosa pensate dei miei suoni metal, ora io faccio sapere a voi cosa penso dei vostri. Ciao Ale, sono Stefano e non bevo da 12 mesi. Ah no? Ciao Ale, ciao a tutti gli amici di Shape Your Tone, io sono Stefano, vengo da Roma e per questo video a tema metal vorrei proporvi un pezzo dei Dream Theater, la canzone Endless Sacrifice. Per questo pezzo appunto userò la mia PRS Custom 24 SE, un PV Classic 50 valvolare, una 4x12. Non direte che è sta cosa? Questa è una pedaliera che ho realizzato con mio padre. Considerate, io sono autodidatta e comprai questo amplificatore e costruì con mio padre questa pedaliera che ero piccolissimo, non ci capivamo niente di pedali, amplificatori, pesa un botto, organizzata malissimo, però l'ho costruita con lui da zero, quindi è perfetta così com'è. Per la canzone in particolare userò un filo di riverbero e come distorsore l'Eras della Walrus Audio, un po' di compressore e per aggiungere colore ho inserito anche il wine, alcuni spezzoni. Che storia, quella storia sulla pedaliera, stupenda. Posso capire perfettamente tutta quella sensazione del creare la pedaliera da zero con pezzettini di legno messi insieme con le viti, perché anche io la mia prima pedaliera l'ho costruita esattamente come hai fatto tu. Super ingombrante, super pesantissima e sinceramente non è mai uscita di casa. Allora, intanto i Dream Theater sono una band che a me piace tantissimo, quindi bravo. Mi è piaciuto un sacco l'utilizzo del wah. Apre e sembra che la chitarra somiglia quasi alla tastiera dei Dream Theater, che ha dei suoni che sono, raga, bellissimi.
Ecco, in quel passaggio lì, poco prima di cominciare il riff sulla sesta corda, cioè lì la chitarra stava facendo le stesse cose della tastiera, penso io. Il suono, tra l'altro, è molto simile perché spesso le tastiere dei Dream Theater sono fatte con questo effetto un po' wow. Bellissimo, il suono mi è piaciuto tantissimo perché aveva quel suono stile mesa con quella chitarra, poi la PRS che tra l'altro è in configurazione 08, ho visto gli switchettini, bellissimo, stupendo, quel suono metal qui è... E non venite a dire che i Dream Theater non sono metal. Poi chi è che lo dice? Il prossimo è Giovanni che non mi manda il video parlato. Giovanni, il video parlato. Però fa niente, ti perdono solo per un motivo. Ho letto il nome del file, voglio soltanto aprirlo. Allora, il file si chiama Unreal Endgame Solo Cover. Tu mi hai conquistato. Poi mi hai scritto che l'hai fatto con una sorta di preamp eco, con un riverbero e un distorsore usato come boost della Moore, che è come faccio sempre io. E in più dici che hai usato la tua Les Paul. Quindi sì, mi hai conquistato. Tra l'altro, una cosa, prima che parta il solo, sei riuscito a beccare anche tutte le armonizzazioni che faccio nella parte del ritornello proprio poco prima dell'assolo e in generale in tutti i ritornelli del brano. Quindi vuol dire che te lo sei ascoltato un botto di volte. Allora, il solo è suonato bene, ci sono alcune note che non sono proprio al loro posto, ma te lo perdono perché l'hai suonato comunque bene. Anche perché forse è anche un po' colpa mia che non ci ho mai fatto una tab dedicata da dare a voi, rimedierò. Comunque, parlando del suono, direi che è super azzeccato perché hai utilizzato il suono molto simile a quello che ho fatto io, quindi brutto. Bello tagliente ma che non dia fastidio, in grado di uscire dal mix, e poi l'hai fatto anche con un'attrezzatura che è comunque abbastanza ridotta. Di sicuro non paragonabile a uno studio di registrazione. Super bravo, sono io scarso. Quindi cioè ti sei anche beccato tutte le armonizzazioni finali. Alcune ditteggiature in generale non erano correttissime perché ci sono dei modi molto più comodi di fare alcune cose che hai fatto. Però comunque già solo il fatto che hai usato una Les Paul per fare questo video, sei un grande. Ciao Ale, ciao amici di Shape Your Tone. Io sono Alessandro e per questo diamoci un tono metal. Ho voluto scegliere una canzone appartenente alla mia gioventù, una canzone degli Iron Maiden che si chiama Running Free. Ho voluto sviluppare più linee, una di basso, una di chitarra ritmica, una di chitarra solista e anche qualcosa in più che sentirete. Ho utilizzato come strumentazione la mia Les Paul della Vintage col pick up sempre al ponte e poi ho utilizzato per la parte solista anche la GTRS della Moore con sempre il pick up al ponte. Ho utilizzato guitar rig con due profili, uno col Marshall e lo Tube Screamer e l'altro con un effetto, un riverbero nella parte solista per dare un po' più di ambiente. Cosa fondamentale, ho dovuto utilizzare per la parte ritmica la scatola della Nintendo Switch a quel suono corposo e caldo che solo una scatola della Nintendo può dare. Cosa vuol dire un suono caldo che solo una scatola della Nintendo può dare? Cosa? Cioè io non vedo l'ora di sentirla questa cosa, subito. Allora, per adesso c'è anche il basso e già che si sente, applauso. Però con la cosa della scatola della Switch che ci fai la batteria, dite che se uso questa ottengo lo stesso effetto? Più o meno. Ok. E come sempre Ale, cioè dai, mi manda le cose dove suona il basso, suona la scatola della Switch, suona la chitarra ovviamente, però poi si mette anche a cantare, registra la voce nello stile giusto. Mi ricorda tantissimo la voce dell'album Kill 'Em All dei Metallica. In alcune parti è sdoppiata e si sente questo effetto eco strano che è metal anni 80.
No, non volevo dire niente. Bellissima così anche con le armonizzazioni, dove hai usato in una clip la vintage Les Paul e nell'altra clip la Moer GTRS, che tra l'altro quel colore lì è bellissimo. Cosa ti devo dire? Il sound del pezzo è quello, i suoni sono giusti, hai usato Guitar Rig nella maniera giusta, hai registrato la voce con lo stile giusto, hai registrato il basso, ma poi la scatola della Switch. Come faccio a non mettere queste cose in questi video? Ditemelo. Ciao Ale, mi chiamo Luciano e per questo Diamoci un tono ho deciso di portare un assolo di Kiko Loureiro del brano Nova Era degli Angra, usato come plugin il Neural DSP Nolly e come chitarra questa chitarra di liuteria equipaggiata con dei Seymour Duncan 59 al manico e JB al ponte. Ce l'ho anch'io, chissà cosa mi serve però, Mi sa che non mi serve più a niente. Notoriamente i suoni fatti con i plugin di Neural DSP sono bellissimi, in questo caso, ciao. Poi vabbè, cosa ti dobbiamo dire? Tu suoni anche strabenissimo e questo suono lo fai rendere alla grande. Poi quella chitarra lì di liuteria è anche bella interessante, eh? Bellissimo, però niente, bellissimo. Però ti sfido a rifarlo con la scatola della Switch. Ok, i vostri suonati sono finiti per questo video. Ora vi do tutte le informazioni che vi servono per partecipare al prossimo Diamoci un tono. Intanto dovete recuperare tutti gli episodi che sono usciti in questa playlist. Consideratelo come il rewatch della vostra serie preferita su Netflix. Il prossimo Diamoci un tono sarà a tema Slash. Me l'avete chiesto talmente tanti che se non mi arriva niente io vengo a cercarvi. Per partecipare registrate 2 video. Uno in cui suonate il vostro pezzo preferito di Slash. Non mi interessa che sia dei Guns N' Roses, potrebbe essere tranquillamente anche con Miles Kennedy o qualsiasi altra cosa abbia fatto Slash nella sua vita. E il secondo video in cui parlate e mi spiegate come avete replicato il suo suono e perché vi piace così tanto. Mandate tutto a questa mail entro e non oltre questa data. Leggete bene perché poi lo so che venite a chiedermi entro quando si può mandare. C'è scritto qui. Ve lo lascio anche scritto lettera per lettera in descrizione, proprio poco sotto al link di questa LTD che mi fa gas così solo a tenerla in mano. E niente raga, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi anche al canale con la campanella. E poi, per favore, salutatevi anche il vostro gatto.